Ciao a tutti, questo video è relativo ai tips and tricks della mia sezione del Retro Games Online. Clicchiamo allora sulla scritta Arcade e abbiamo già visto nel precedente video delle istruzioni come sia possibile fare delle ricerche filtrate per genere, produttore, anno e come sia possibile navigare tra le pagine dei giochi giocabili. Facendo un doppio clic sulla parola The, io posso vedere l'elenco completo di tutti i giochi giocabili per una data lettera. Facendo doppio clic su Lens, io posso vedere l'elenco dei giochi giocabili su Internet Archive originali. Doppio clic su Icon e ottengo l'elenco di tutti quei cloni giocabili su Internet Archive, naturalmente sempre per una data lettera. Doppio clic su To e questa volta ottengo l'elenco dei giochi giocabili su Internet Archive che contengono del materiale aggiuntivo. Doppio clic su Sì e ho l'elenco dei giochi giocabili su Internet Archive che non contengono materiale aggiuntivo. In questo caso per questa lettera non ce ne sono, ma per altre lettere e altri sistemi sì. Doppio clic su The e ho l'elenco dei giochi non giocabili su Internet Archive originali. Doppio clic su Info e ho l'elenco dei cloni non giocabili su Internet Archive che, come potete vedere, sono ben di più rispetto a quelli giocabili. Doppio clic su Off e abbiamo l'elenco dei giochi non giocabili su Internet Archive che contengono del materiale aggiuntivo. Ed infine doppio clic su The e questa volta otteniamo l'elenco dei giochi non giocabili su Internet Archive senza materiale aggiuntivo. Anche qui per questa lettera non c'è nulla, per altre lettere e per altri sistemi sì. Ora, per tornare dove eravamo prima, facciamo doppio clic sulla scritta in giallo e vediamo adesso come utilizzare al meglio il motore di ricerca dei giochi giocabili. Se io ad esempio scrivo Battle, vedete che ci sono molti giochi che iniziano con questa parola. Se io voglio cercare Battle Circuit, allora posso scrivere il nome per intero oppure scrivere solo Circuit. Come vedete, in questo caso abbiamo un link alternativo, cioè il motore di ricerca cerca la parola Circuit per tutti quei giochi che iniziano con la lettera C, ma si accorge che c'è Battle e lo mette tra parentesi quadre. Io gli clicchiamo sopra, le parentesi quadre scompaiono e abbiamo il gioco in questione. Un altro caso in cui possono apparire dei nomi, dei link di questo tipo è per esempio BC Kid. BC Kid che ha tre nomi, si può chiamare in tre modi, con tre nomi diversi. Quindi questo gioco lo posso cercare con BC Kid. Lo posso cercare come Bonk's Adventure. O ancora con questo nome qui. Come vedete appaiono più parentesi quadre, ma cliccandogli sopra queste scompaiono e ho di nuovo il gioco in questione. Tra l'altro notiamo anche che è possibile
fare delle ricerche semplificate. Per esempio BC Kid io lo posso anche cercare senza punti, così o anche così, ricordando sempre però che questo motore di ricerca è sensibile agli spazi, quindi io posso fare questo tipo di ricerca ma non questo. Questo motore di ricerca inoltre non fa differenze fra maiuscole e minuscole, quindi io posso cercare il nome del gioco così o anche così. Mm? È possibile fare una ricerca del nome di un gioco senza l'apostrofo, o senza i punti esclamativi, come in questo caso. Poi possiamo anche fare altre ricerche semplificate, per esempio con Pac-Mania. Vedete che il nome originale ha il trattino, quindi io posso fare la ricerca di questo gioco col trattino e, come abbiamo già visto prima, senza. In quest'altro caso possiamo ricercare un gioco senza i vari from, the, of, the, cioè metto escape planet robot e lui mi cerca ugualmente, il gioco lo trovo ugualmente. Altro caso di semplificazione è questa. Gradius 4 è segnato con la numerazione romana, ma io posso anche cercarlo con la numerazione decimale. Mm? Un gioco può essere inoltre cercato anche direttamente dall'URL. Se ad esempio vogliamo cercare questo gioco qui direttamente tramite l'URL, dobbiamo assicurarci che sia indicato il nome del sistema, in questo caso è Arcade, per adesso c'è solo lui, in futuro ci saranno altri sistemi, e poi il nome del gioco racchiuso sempre tra virgolette. Sia che contenga gli spazi, come in questo caso, che non. Ora, visto che siete stati così bravi ad ascoltarmi fino a qui, passiamo a delle cose un pochino più divertenti. Mm? Dalla pagina iniziale del sito, se io faccio un doppio clic su questa prima barra verde, il sito si capovolge. Niente paura, è solo uno scherzo, basta premere il tasto F5 oppure fare doppio clic sulla barra e tutto torna come prima. Se facciamo invece doppio clic sulla seconda barra qui in fondo, appare questo effetto neve, è una GIF animata che si sostituisce allo sfondo. Per fermarla basta fare di nuovo doppio clic. Tenete presente che il giorno di Natale questo effetto si avviene automatico, dura tutto il giorno e si spegne, tra virgolette, il giorno successivo, e durante il giorno di Natale non è possibile disattivarlo come in questo caso. La stessa cosa potete farla naturalmente anche nelle altre pagine, quindi sia qui che qui. Altra cosa che si può fare è
fare doppio clic su su questo banner. Ora nel video non si sente, ma è partita della musica. Qui c'è anche il titolo con il sistema racchiuso tra parentesi tonde. Allora, se siamo qui, lui pesca a caso delle musiche solo fra le musiche inerenti al sistema di riferimento, quindi agli arcade. Se invece io lo faccio da qui, lui pesca a caso delle musiche tra Commodore 64, Arcade Amiga e altro ancora. Qui vedete che sta suonando Battle Valley del Commodore 64. Per farlo smettere basta fare nuovamente doppio clic. Altra cosa che possiamo fare per vedere è fare doppio clic qui e compare una pagina segreta che contiene delle immagini significative relative al sistema a cui fa riferimento. Qui sono tutte arcade, in altri sistemi ci saranno altre immagini. Doppio clic per tornare come prima. Ultimo, ma non meno importante, è la possibilità di poter giocare alcuni giochi online anche da Vized, un altro sito molto famoso insieme a Internet Archive di gaming online, di retro gaming online. Allora, per esempio, prendiamo un gioco qualsiasi, per esempio 1942, abbiamo già visto che è possibile giocarlo tranquillamente da Internet Archive, ma se io col puntatore vado sul titolo del gioco e compare questa P ma tra parentesi quadre, faccio doppio clic e compara la pagina del gioco su Vized. Quando sono qui io scelgo emulator.js, faccio su play game, aspettiamo un attimino, clicchiamo su start game, ancora un attimo, ed ecco il nostro gioco. Qui tra l'altro possiamo anche modificare i settaggi sui controlli. Possiamo vedere in netplay se c'è qualche altro giocatore in rete col quale giocare e sfidarsi, fare una registrazione del gioco, della partita, caricare uno stato, salvare uno stato e mettere in pausa. Ok, chiudiamo. La stessa cosa la posso fare anche per i giochi non giocabili. Naturalmente questi e questi, non questi, perché in questo caso non funzionando non c'è proprio la possibilità di giocarli. Ok? Allora, per esempio prendiamone uno a caso, ecco questo, vado qui, vedete compara la P, vado, doppio clic, ed ecco che compare il gioco. Io con questo ho terminato, vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui e vi auguro buon divertimento.